Loro ritengono che lo scontro con la Russia e con la Cina si verificherà intorno al 2024. In questo documento e in quello che hai citato tu, dicevano delle frasi molto impressionanti, cioè che il popolo americano deve fronteggiare perdite inimmaginabili per il popolo, cioè in quelli che pensano in questo modo è già implicito che non sarà più una guerra tra eserciti, ma sarà una guerra dove verranno sterminati popoli interi. Si sta parlando di una guerra di sterminio mondiale. Certo. Stanno predisponendo una situazione che consenta loro di impedire un colpo di ritorno in caso di attacco nucleare da loro scatenato. Stanno cioè organizzandosi in modo tale che ci sarà un momento in cui loro possono scatenare l'attacco, ma loro saranno in condizioni di fermare la risposta. Quindi la contrapposizione MAD, Mutual Assured Destruction, cioè la mutua distruzione assicurata, verrebbe in questo modo eliminata. Cioè io attacco, il nemico viene annientato e io rimango vivo. Qualche missile partirà, ma moriranno 3, 4, 5 milioni. Che cosa vuoi che sia? Sì, niente, niente, dal loro punto di vista niente. Quindi e quanto tempo ci vuole per fare il sistema antimissile che li rassicuri? Loro hanno fatto i loro calcoli e stanno lavorando in questa direzione. Molto semplicemente, lo stanno già facendo. Nel 2002 George Bush dichiara di uscire dal trattato antimissile balistico del 1972. Era il trattato che assicurava la parità. L'America è uscita unilateralmente, senza neanche discutere con l'interlocutore. Putin era già al potere e ne fu furibondo, ma colse l'occasione, cioè colse il pensiero. Cosa vogliono fare? Dopo le cose si sono chiarite, intorno al 2008, 2009, 2010 è apparso chiaro che gli americani stanno costruendo il sistema antimissile balistico. Non solo, ma hanno messo in piedi tutto un sistema di controllo mondiale che è il MUOS. Per esempio, il MUOS cos'è in siciliano realtà il MUOS? è uno dei, non è un'arma difensiva, non è un radar come qualcuno ha scritto, è un'arma potenzialmente offensiva, cioè è un'arma essenziale per un attacco di primo, per un colpo nucleare di primo, diciamo, senza risposta. Perché guida i droni, no? Perché guiderà tutto il sistema difensivo. Nel momento in cui tu devi bloccare la risposta eventuale dell'avversario, tu devi essere in condizione di far partire tutti i missili nello stesso tempo, di far mettere in movimento tutte le forze strategiche di cui disponi, di far funzionare i satelliti che dovranno diciamo, disturbare le comunicazioni dell'avversario. Cioè è un sistema di comando dell'offensiva militare strategica degli Stati Uniti. Questo è il vero problema. Per cui tutto quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi è la preparazione del sistema antimissile. Perché Trump adesso, cioè il Pentagono, decide di uscire dal trattato dei missili di media gittata? Ma perché loro vogliono mettere i missili di media gittata esattamente alle frontiere della Russia, lungo tutte le frontiere europee della Russia, in modo tale che i missili russi che dovessero partire per rispondere all'attacco e colpire gli Stati Uniti siano colpiti alla partenza. L'accerchiamento della Russia serve esattamente per questo scopo e non si fa in 2 minuti, certo. Ci vuole il suo tempo e loro hanno fatto i calcoli, ci vorranno 5-6 anni per mettere a punto un sistema che ci garantisca, se non al 100%, di bloccare tutta la risposta russa in un modo rilevante. È vero, è ragionevole o non è ragionevole? Io ritengo che sia irragionevole, nel senso che, per esempio, rimarranno fuori dal controllo di questo sistema, perlomeno allo stato attuale delle cose, oggi, 2019, i missili, i sommergibili nucleari russi. Perché quelli saranno fuori dalla portata di un sistema antimissile, ma naturalmente di un sistema antimissile quale quello che ho fino ad ora descritto. Ci saranno altri sistemi antimissili. Gli americani stanno pensando di poter individuare i sommergibili nucleari e affondarli tutti, per esempio, e con un sistema di rilevazione probabilmente
sviluppato proprio in questi anni, potrebbero riuscirci. Non per niente Putin l'anno scorso, nel discorso che ha fatto davanti alle Camere, ha detto: noi abbiamo delle armi che sono così veloci che non saranno, Facilmente. come dire, rintracciabili. Ha detto, ripetuto Putin proprio pochi mesi fa: se voi ci attaccherete noi moriremo tutti come dei martiri, ma voi creperete senza neanche avere il tempo di pentirvi. Putin dice, e mette le mani avanti: non ci provate perché sarete colpiti e sarete distrutti anche voi. Questa è la follia della situazione, per cui c'è una parte sola che punta alla vittoria, correndo dei rischi giganteschi, perché tutto il mondo finirebbe. Quando Putin dice abbiamo qualche minuto per decidere,